Amici dei turni di notte, delle occhiaie e delle introduzioni imbarazzanti e perché no anche dei bernoccoli in testa. Buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti i cinesi che stanno festeggiando proprio in questi giorni il loro capodanno. Quindi divertitevi, festeggiate quanto volete, ma sbrigatevi a tornare al lavoro perché abbiamo bisogno di novità, visto che anche questa settimana si scarseggia. Approfitto quindi ragazzi del vostro tempo, del tempo che mi state dedicando per ringraziare tutti gli abbonati al canale, come sempre grazie per il supporto, per il sostegno e tutti coloro che fanno parte del gruppo Telegram, una famiglia sempre più coesa, sempre più numerosa, quindi grazie a tutti ragazzi. E ne approfitto anche per ricordarvi che il 6 febbraio, quindi giovedì, sarà il mio compleanno e quindi la sera alle ore 21:30 saremo in live, ci divertiremo, festeggeremo, cazzeggeremo un sacco e soprattutto apriremo insieme i vostri regali. Regali che mi avete fatto grazie alla wishlist che trovate qui sotto in descrizione, quindi se volete ragazzi ci vediamo giovedì sera in live per festeggiare insieme. Detto questo, iscrizione al canale se vi va, mettete mi piace, saluto chi mette il dislike e cominciamo. Allora, primo e unico annuncio di Hot Toys di questa settimana, come dicevo nell'introduzione, una settimana molto scarna, questo Spider-Man, che tra l'altro non parliamo propriamente di Hot Toys ma di Ono Studio, che ormai conosciamo tutti abbastanza bene. Spider-Man e la sua homemade suit tratta da Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la nuova serie animata che è uscita, mi sa, intorno al 29 di gennaio su Disney+, dovrebbe essere disponibile il primo o i primi 2 episodi. Ancora io ragazzi non ho avuto l'occasione di vederla, ma me ne hanno parlato abbastanza bene. E quindi se voi invece l'avete vista, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Stiamo parlando, per quanto riguarda la doll, dell'ennesimo entry grade di Ono Studio, che mi incuriosisce molto. Il prezzo rimane sempre abbastanza contenuto, sul Colosso dei Nerd la vedremo fra poco, circa 235 euro. E quello che non mi convince in realtà è, prima di tutto, che Ono Studio dovrebbe essere un'azienda che si focalizza sulla produzione di doll tratte dal fumetto. E qui diciamo che siamo in un caso un po' limite, perché in realtà la serie animata è fortemente ispirata ai fumetti di Spider-Man, ma non è proprio tratta dal fumetto. Quindi quando ho visto questa notizia ho storto un pochino il naso, non è che mi abbia entusiasmato particolarmente, così come non mi entusiasma particolarmente proprio la fattezza di questa doll. Sicuramente molto posabile, molto carina, mi piacciono i materiali, è la solita homemade suit, quindi deve piacere molto e dovete essere appassionati di Spider-Man, quale sono io, ma penso che questa volta salterò. Dovrebbe essere lo stesso body dello Spider-Man simbionte di Ono Studio di cui abbiamo visto la release nelle settimane scorse, non ricordo se la scorsa o quella precedente. Quindi, comunque una bella doll, buona la posabilità, non mi piace particolarmente lo sfondo, il fumetto, ma sappiamo tutti che è intercambiabile, e degli accessori molto minimal che possiamo ritrovare appunto sulla homemade, tra cui le ragnatele che sono modificabili, insomma, modellabili come vogliamo nella forma. Abbiamo anche lo zainetto, varie mani intercambiabili e nulla di più, il canister, cioè il contenitore diciamo del fluido per le ragnatele. Nulla di particolare ragazzi, questo è l'unico annuncio di questa settimana che uscirà approssimativamente nell'ultimo trimestre del 2025, primo del 2026. È la Ono Studio 07 di 29,5 cm di altezza e 30 punti di snodo. Ora, una piccola riflessione prima di passare a un altro pezzo che volevo mostrarvi è: Ono Studio sta portando sempre nuove doll, nuove cose, ma invece, secondo me, parere personalissimo ragazzi, potete smentire quando volete, dirmi anzi la vostra qui sotto nei commenti, invece di portare questi nuovi pezzi, io sarei curioso prima di tutto di far uscire quel magneto di Ono Studio che non ha più mostrato le sue tracce. In secondo luogo magari di continuare con gli X-Men, visto che Ono si stava comportando abbastanza bene da quel punto di vista, e poi quel benedetto o maledetto Thor, visto che è piaciuto veramente a pochissima gente, che si è fatto vedere soltanto in qualche occasione, ma poi nessuna traccia del suo annuncio ufficiale oppure di appunto altre immagini o qualcos'altro.
Prima di questi nuovi annunci, sinceramente io, se fossi in uno studio, punterei sul rilasciare quello che ha promesso di rilasciare e di annunciare quello che tutti stiamo aspettando. Vediamo ragazzi, vediamo come si comporterà, vediamo quanto durerà questo entry grade, quindi questo prezzo ribassato, e ditemi la vostra, ditemi che cosa ne pensate, anche se ho sentito molti di voi e so già che non siete stati molto contenti, molto felici di questo annuncio di Ono in questa settimana. Poi ragazzi, nelle scorse settimane dimenticavo di mostrarvi, in realtà non ho dimenticato, ma è stato uno di quei pezzi che è passato un po' in sordina perché il preordine ha subito un po' di variazioni qua e là, è anche stato difficile abbastanza trovarlo. L'Armored Batman tratto da The Dark Knight Returns, questo bestione davvero eccezionale secondo me di Soso Toys, che lavora senza licenza, ormai conosciamo anche Soso Toys molto bene. E che dire raga, anche qui per gli appassionati di Batman e di Dark Knight Returns è un must have. Saluto Fabio per questo, che mi ha chiesto a gran voce di mostrarvi questo Armored Knight, che si chiama così appunto proprio perché è senza licenza. Sono molti gli accessori e sembra molto ben fatto, deve essere un pezzo anche abbastanza grossetto, quali erano le dimensioni dell'Armored Batman nell'occasione, e soprattutto dovrebbe avere anche il cappuccio, l'elmo in questo caso, essendo un'armatura che si illumina con l'illuminazione LED. Poi, se viene preordinata, ci sarà anche la lancia di Kryptonite, scusate, e una nuova basetta che ancora non è stata mostrata. Sembra un pezzo molto promettente, quindi non vedo l'ora io di vederlo, anzi il buon Fabio so che l'ha preordinato e quindi mi farà vedere se ci sarà il caso. Io non l'ho preordinato e quindi probabilmente me ne pentirò, spero di no, però Soso Toys sappiamo benissimo come lavora ragazzi, quindi se riuscite a preordinare questo pezzo, se siete particolarmente legati a questo Batman, non perdete l'occasione di preordinarlo. Poi andiamo avanti adesso ragazzi con, forse andiamo avanti, ecco, con il Colosso di Nerd, con gli ultimi arrivi su il Colosso di Nerd. Ragazzi scusate se ogni tanto incespico, ma ho fatto la notte anche oggi, quindi è veramente dura essere qui a registrare questo video, mi perdonerete. Dove vediamo appunto gli ultimi arrivi. Innanzitutto Lin Ji-un ha rilasciato i preordini delle altre due tartarughe ninja che mancavano del set di 4. Tutti sono impazziti per questo set di tartarughe ninja e sono davvero bellissime, almeno così sembrano, in scala 1 a 12, e questa volta è il turno di Donatello e Michelangelo, dopo Raffaello e Leonardo che invece sono stati annunciati e di cui è uscito il preordine ormai forse più di un mesetto fa. Poi disponibile sul Colosso sempre con due prezzi differenti perché due versioni differenti, il grande Snake Plissken, ho detto Iena, di Asmus Toys, da Escape from New York, altra icona del cinema ragazzi, anche lui disponibile sia con la versione dei capelli con capelli innestati sia con quelli scolpiti, ovviamente a due prezzi differenti, con quello scolpiti a 2,99 e con quelli invece innestati 3,69. Abbiamo visto anche Vi la scorsa settimana da Arcane a 319 euro, varie altre figure molto interessanti, tra cui appunto lo Spider-Man di Ono Studio che abbiamo appena visto, di cui abbiamo appena parlato, a 235 euro, e poi questa action statua di Toki che è la superstar di questa settimana come in ambito action figure, action statue, perché è davvero bellissima. Per quanto mi riguarda, a soli 88 euro vi portate a casa un bel capolavoro ragazzi, quindi date un'occhiata sul sito, non mi voglio soffermare troppo in questo momento, ma date un'occhiata sul sito perché ne vale veramente la pena. Poi abbiamo i vari Nendoroid tratti da Dan Dan Dan, come la Pop-Up Parade sempre dedicata a Momo. Poi questa bellissima Lilith tratta da Diablo 4 della Pop-Up Parade sempre. Davvero ragazzi bellissimi pezzi, quindi date un'occhiata su ilcolossodinerd.com e fatemi sapere che cosa ne pensate. Il video finisce qui, come avevo detto anche nell'introduzione, davvero una settimana molto scarna in ambito
novità in 1-6, proprio perché siamo nel corso del Capodanno cinese, ragazzi, che dovrebbe finire, se non mi sbaglio, intorno al 2 o 3 di febbraio, quindi ci siamo, anzi questo video uscirà il 2 febbraio perché sarà domenica, sì, quindi dovrebbe essere addirittura d'arrivo questo periodo, un periodo un po' di magra per noi, ma giustamente anche gli orientali, insomma, devono concedersi queste festività. Io scherzo sempre, ragazzi, passatemi questi scherzi, queste battute, però è giusto che sia così. Incrociamo le dita, speriamo che la prossima settimana ci porti qualcosa di più succoso, qualcosa per cui valga davvero la pena parlare. Fatemi sapere di che cosa pensate di questa roba che abbiamo visto per questa settimana, soprattutto di questo Spider-Man. E soprattutto, ragazzi, vi ricordo l'appuntamento di giovedì 6 febbraio in live, ore 21:30 sul canale. Ci divertiamo e festeggiamo tutti insieme. Detto questo, raga, io vi saluto, vi ricordo sempre anche stasera la live sul canale di Lux74, Lux74 Channel con i Bavardones, quindi stasera per voi che vedrete il video, domenica sera ci sarà questa live, ci sarò anch'io e parleremo un po' di collezionismo. E quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona domenica, un buon inizio di settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!